Salve a tutti, sono Ciro Cerullo per chi non mi conosce ancora. Allora, in questo video vedremo come installare una tenda da sole da 3 metri. Di solito ci vogliono 2 staffe, io ne metterò 3, eccole qua, per maggiore sicurezza. Poi servono 3 tasselli, ognuno per ogni staffa, eccoli qua con le viti. Io vi consiglio di acquistare i tasselli da 14 mm in quanto hanno una forza maggiore. Poi serve una chiave da 13 per avvitare e svitare questo perno, il quale serve per fissare la tenda sulla staffa. Poi serve una chiave da 17 per avvitare questa vite nel tassello. Io userò un chiavino a cricchetto in quanto mi trovo meglio, ma chi non lo possiede questo chiavino può utilizzare la chiave da 17, eccola qua. Il metro al rullino è indispensabile e quindi ve lo dovete procurare. Poi dovete cercare anche una buona matita. Le punte serve una piccola e una da 14 mm perché i tasselli sono da 14 mm. Anche il filo a lenza è indispensabile ed infine vi serve anche un buon trapano. Questo è quanto, io vi auguro una buona visione. Incominciamo allora. Inserisco la punta nel mandrino, stringo e poi prendo la misura di quanto deve essere profondo il buco che dobbiamo fare nel cemento. Io userò 2 punte, la prima punta da 10 mm di diametro e poi l'altra finale da 14 mm. Faccio questo perché il cemento è molto duro e quindi sarà più facile bucarlo. Il foro preferisco farlo ad una distanza di 15 cm dal bordo del frontalino. In questo modo sono sicuro che il tassello andrà a posizionarsi nel cemento ma non nel vuoto del mattone. La prima punta che userò sarà quella dal diametro di 10 mm. Dopo cambierò punta e metterò quella là da 14, praticamente metterò quella dello stesso diametro dei tasselli. Ecco, ora tolgo quella da 10 e metterò quella là da 14. Da notare che quando faccio il foro non vado oltre il riferimento che ho messo alla base della punta. Adesso posso anche inserire il tassello e sono sicuro che entrerà tutto dentro in quanto il buco è sufficientemente profondo. Ora ascoltate bene questo consiglio importante che vi do a proposito di come utilizzare le chiavi quando avviterete le viti nei tasselli. Sentirete l'audio molto disturbato, ma questo perché parlavo mentre lavoravo ed ero anche all'aria aperta. Ho preferito lasciare l'audio originale perché ne va della vostra sicurezza. Allora, volevo darvi un consiglio. Quando si stringe il fish non bisogna mai spingere verso l'esterno del balcone la chiave, ma bisogna tirare all'interno, perché se mi scappa la chiave io non vado a finire giù. Quindi non bisogna fare così no, ho sbagliato, ma bisogna fare così. Anche questa qua, così no, così sbagliato, così, ok, bisogna fare così, ok, allora stringiamo. Quindi applicate la forza sul cricchetto tirandolo verso l'interno del balcone e mai spingendo verso l'esterno del balcone. Se vi scappa il cricchetto potreste cadere giù e questo mi dispiacerebbe tanto. Va bene signori, mi auguro di essere stato chiaro su questo punto per me molto importante. Ora sto installando la seconda staffa e con questa sono le 2 che stanno all'estremità della tenda, le 2 che stanno all'esterno della tenda. Dopo queste 2 poi metterò la terza staffa, cioè quella là centrale.
Ogni volta che ne installiamo una, ricordiamoci sempre di svitare il perno, questo che ora vi mostro, eccolo qua. Questo non è altro che un fermo per bloccare la tenda sulla staffa. Come potete vedere, le due staffe esterne sono state installate. Ora dobbiamo sistemare anche la terza e per metterla allineata con queste due userò un filo di lenza. Con il sistema del filo sono sicuro di installare tutte le staffe, tutte e tre, ben allineate. Se non lo fossero allineate, allora avrei una grande difficoltà ad agganciare la tenda su di esse. Ora non resta che prendere il centro tra le due staffe già messe per sistemare anche la terza. Logicamente dobbiamo fare riferimento al filo di lenza per posizionarla ben allineata. Nel punto esatto dove ho messo la freccia potete notare il foro della staffa che ho rilevato con la matita. Ora vi faccio vedere il modo corretto di come va inserito il tassello nel foro. Allora, questo è il tassello, notate sui lati c'è un taglio che va per tutta la sua lunghezza, eccolo. Dunque non va inserito in questo modo ma va girato di 90 gradi e infilato così rispetto al frontalino del balcone. Da capo ve lo ripeto, questo è il taglio e noi dobbiamo girarlo di 90 gradi e infilarlo in questo modo. Ecco, questo è un primo piano, forse rendo meglio l'idea. Quello è il taglio, lo giriamo e lo infiliamo in questo modo rispetto al frontalino del balcone. Faccio questo perché quando la vite si avviterà nel tassello ci sarà una forte pressione sul cemento che potrebbe spaccarsi se noi non lo mettiamo nel modo corretto. La staffa centrale sarà perfettamente allineata con le altre due staffe esterne della tenda se noi facciamo toccare questa staffa leggermente con il filo della lenza, senza spostarlo questo filo chiaramente. In questo caso l'allineamento sarà perfetto e noi potremo agganciare la tenda senza problemi. Ecco signori, queste sono le tende che devo installare. La fabbrica che me le ha vendute mi ha dato anche tutto il materiale che occorre per installarle. Allora incominciamo. Queste sono le aste che servono per azionare i mulinelli, ossia per alzare e abbassare le tende. Poi mi hanno dato questi che sono i braccetti e sono lunghi 70 cm, ma ci sono anche di altre lunghezze. All'interno di queste buste ci sono le tende. E oltre alle tende troveremo all'interno anche le staffe, i tasselli e le viti. Ora, logicamente vorrete sapere da me quanto ho speso per le tende. Allora vi dico subito che acquistando direttamente in fabbrica una tenda con la stoffa marchio Tempotest, con il telo largo 3,20 m e lungo 3 metri, mi è venuto a costare soltanto 220 euro. Comprando direttamente in fabbrica e facendo io il lavoro ho risparmiato circa 200 euro, in quanto il preventivo era di 420 euro per una tenda di queste misure.
Sappiate che per una da 3,20 m il peso non è assolutamente eccessivo, ma per agganciarla sulle staffe ci vuole comunque una mano. Quindi, mentre due persone la sostengono da sotto, voi cercate di agganciarla in questo modo. Ecco, dobbiamo inserire questo bordo evidenziato da queste 3 frecce bianche in questo punto della staffa dove c'è quest'unica freccia bianca. Fatto questo, poi non dobbiamo fare altro che avvitare questo perno da 13 che fa da fermo. Tutto molto semplice. Bene carissimi amici, la tenda è stata sistemata, ora dobbiamo installare i braccetti. Quindi abbasseremo tutta la tenda e faremo sfiorare gli anelli dove si aggancia la tenda sui braccetti sul corrimano della ringhiera. Ecco, questi sono gli anelli, devono sfiorare il corrimano. Gli anelli vanno sistemati a una distanza che può variare dai 40 ai 50 cm dal bordo esterno del telo. Io con precisione li ho messi a 43. Ora prendo il centro degli anelli sul corrimano per capire dove installare i braccetti in modo preciso. Faccio coincidere il centro del braccetto, eccolo, con il riferimento che ho segnato con la matita. Ora prendo l'impronta dei buchi del braccetto che devo realizzare sul corrimano. Ora l'impronta della matita la ricalco con un paio di colpi di martello e scappello. Così facendo sono sicuro che quando andrò a bucare con la punta del trapano non si sposta sul corrimano. Anche qui farò la stessa cosa come ho fatto con il soffitto. Farò prima un buco con la punta piccola e dopo userò la punta della stessa misura dei perni che servono per fissare i braccetti. I fori con la punta piccola li ho fatti, ora metto la punta da 6 mm che è quella dello stesso diametro dei perni che devo inserire. Usate sempre il trapano a basso numero di giri, altrimenti le punte si riscaldano troppo e si rovinano irrimediabilmente. Questa bustina di rondelle, perni e dati l'ho comprata in un negozio di ferramenta, ho speso solo 4 euro, è tutto materiale zincato che non fa ruggine a contatto con l'acqua. Queste due piccole rondelle sono guarnizioni che si usano in campo idraulico. Io le userò come guarnizione per evitare di far entrare acqua nel corrimano durante l'inverno.
Da ora in poi quello che mostrerò è molto intuitivo, quindi alcune cose eviterò di spiegarle. Le tende da sole che avete visto nel video sono di marca Tempotest. Io vi consiglierei di acquistare questa marca in quanto ne ho messo qualcuna una ventina d'anni fa con precisione e a tuttora sono ancora intatte. Per acquistarle vi consiglio di trovare una fabbrica che ve le fa. Non andate in negozio perché non hanno l'attrezzatura per farvele. Questo significa che se andate in negozio loro andranno al vostro posto a commissionare la tenda per voi. Quindi allora a questo punto cercate voi direttamente una fabbrica, così risparmierete un bel po' di soldini in quanto salterete un passaggio di mano andando direttamente alla fonte. Ricordatevi di farvi dare anche questi due ganci dalla ditta fornitrice, i quali vanno installati alla base della vostra ringhiera del balcone. Ok, ora faccio una piccola prova per vedere se la tenda aggancia sui ganci che ho messo alla base. Siamo quasi arrivati alla fine, ora non mi resta che mettere le mantovane e provare tutto. Bene signori, anche questa volta siamo arrivati alla fine. Spero che avete gradito ciò che vi ho mostrato e questo me lo potete dimostrare soltanto mettendo un mi piace a questo video ed iscrivendovi anche al mio canale. Beh, allora ci vediamo alla prossima, vi auguro tante belle cose e vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!